Buongiorno mondo! La Pippotto ha fatto la nana nella sua gabbietta nuova. Ora la sta girando perché ci dobbiamo muovere, dobbiamo capire come metterla. Vabbè, vediamo come si comporta. Niente, andiamo a fare un po' di commissioni questa mattina perché c'è da fare un po' di cosine. I miei occhiali sono qua. Dobbiamo andare a ritirare le varie medicine che ha ordinato anche Jessica. Devo andare a prendere la posta perché alla fine dell'altro giorno, ieri, erano poi chiusi. Dobbiamo andare a fare carico e scarico, montare l'altra cisterna perché alla fine andiamo a montare di nuovo la cisterna che avevamo e man mano lo vedete durante la giornata. Speriamo di riuscire a fare tutto quello che abbiamo elencato. Allora, come meglio iniziare la giornata? Andando a fare colazione. Abbiamo parcheggiato, andiamo da Caviglia. Cristian dorme e si arrangia. Noi ci andiamo a fare cannolini e cappuccini. Avvisato! Io ti ho già detto più di una volta che tu ti devi alzare quando ci alziamo noi, non che stai a letto. Quindi andiamo a farci colazione, io e Jessica, e Cristian niente, rimane. Cannolo time, e ora arriva anche poi il cappuccino time. Colazione time fatta. Io non l'avrei preso, la mammina ha voluto prendere il cannolino a Cristian perché sennò poverino. Perché il caffeilli? Non mi piace a me il caffeilli. Tanto amaro. Dai il caffè. Ora torniamo alla base. Che bello! Dopo la tappa colazione, occhio Bernice, andiamo in farmacia a ritirare le mie medicine e quelle di Jessica che devo ordinarle, ma probabilmente ce l'hanno già in casa. Vamo. Spesa fatta. Cioè, mamma mia. Poi abbiamo preso anche l'acqua fisiologica per Bernice per pulire bene l'occhietto. Sì, ma anche queste sono di Bernice. Il Delta Cortene sono di Bernice. Questa è roba di Bernice. Questa è tutta roba di Jessica, pastiglie per la pressione. Queste sono le vitamina D, che mi manca la vitamina D. Queste sono per la pressione. Questa anche. Questa è per l'asma. Questa è per l'asma. C'è un bel relitto a fianco a me. Dite di me, ma io prendo solo il Max Alt perlomeno. E basta. Per il momento. Per il momento. Altra cosa fatta, ritirata la posta, ora torniamo a Aquigliana a prendere la cisterna dell'acqua, così poi bisogna iniziare a capire il montaggio e via dicendo, cosa manca, cosa non manca. Perché facciamo questo passo? Perché andando poi in paesi dove non si sa se ci sarà acqua è meglio portarsi avanti. Eh sì, perché siccome andremo in centro In Africa. Acqua non ce ne sarà, bisogna avere più autonomia. È meglio avere più autonomia. Siamo tornati a Aquigliane, siamo andati a prendere la cisterna, abbiamo fatto spazio nella dinette. Tornata la cisterna originale che era 120 più 150 che abbiamo sotto, così abbiamo più autonomia ora. Sperando che non ci serva, ma io credo che ci servirà. Anche perché se poi abbiamo in mente di mettere il gancio traino col carrello e quindi togliamo peso qui, abbiamo comunque più autonomia. E andiamo a rifare un po' tutto quello che è l'organizzazione in casa su quattro ruote per essere ancora più autonomi e più tutto, via. Buono, ora devo andare di nuovo alle officine, perché quando l'avevo smontata comunque i raccordi, i tubi erano tutti mezzi malandati, quindi li ho buttati via e bisogna ricomprare i tubi per collegarla che carichiamo dall'altro, per lo sfiato, un po' per tutto, via. Torniamo alle officine, tanto pranziamo lì già che ci siamo e poi compriamo i tubi. Siamo arrivati dalle officine, ora sto valutando. Ho ritolto la cisterna perché qua quando l'ho lasciata ha fatto ora un po' di ossido, un po' di cose e sta guarnizione è tutta un po' screpolata. Non vorrei che poi inizi a perdere, quindi vedo se riesco a smontarlo, me lo porto dietro e vedo se lo trovo tutto nuovo, almeno lo sostituisco, così siamo più tranquilli perché questa gomma qua c'ha già 5 anni, non vorrei che poi inizi a perdere. Conviene. Vediamo. Ho smontato il componente, che è questo qui, da qua dove era dentro la cisterna. Vediamo se già tutti i pezzi da comprare. ce l'ho in mano. È solo quello, no? Vabbè, poi il tubetto, il tubo, il diametro lo sai? il bicchiere della tazzina, devi prendere il bicchiere di cartone. Vediamo cosa troviamo. Siamo arrivati dal brico, ma non c'è, mi sa, niente di ciò che serve a noi, di queste misure, di queste cose. Mi sa che faccio prima andare dal mio vecchio ferramenta Ciarro di Valleggia, dove trovavo sempre di tutto, perché questa roba qui con le guarnizioni non... Ora provo a chiedere a qualcuno se incontro qualcuno che lavora qua, vediamo cosa ci dice. Allora, abbiamo tirato via dei pezzi, bandiera laterale tirata via, ora tiriamo via tutti i collegamenti e tiro via la cisterna, così possiamo andarla a lavare senza problemi. Poi rimontiamo anche la vecchia, vediamo di fare il tutto. Questi dove li avevamo presi, però questi li avevo già cambiati, vedi? Boh, vabbè, ora vediamo cosa fare, dai. Cisterna tolta, non c'è più.
Ho tolto l'ultimo residuo di acqua che c'era. Guardate già quanta roba dentro c'era che è uscita, proprio foglie di alghe. Ora l'abbiamo caricata in camper. Vabbè, fuori anche sporca perché sta all'esterno, però e niente. Perché non volevi darci una bombolettata? Volevo farla nera perché dicono che in teoria fa le alghe, soprattutto perché rimanendo trasparente che prende la luce del sole fa le alghe. Passiamo un attimo dal cinese e prendiamo Una bomboletta nera e ci do poi un po' di nero, così non si vede più lo sporco. Niente, ora dall'autolavaggio la laviamo là. Lavaggio in corso, abbiamo tolto tutto, ci ho già dato una bella pulita. Ora con un ombrello e uno straccio perché i furbi hanno fatto il buco qua, che io infilo il braccio ma non riesco ad arrivare fino in fondo, arrivo fino a qua più o meno. Cavolo, ma non potevate fare il buco in centro in modo che io infilando il braccio potevo fare la metà di sopra e la metà di sotto e la pulivo bene? Invece devo inventarmi con un ombrello, uno straccio, metterci del nastro, perché ora qua è tutto ammacchiato da fuori, però qua ci sono ancora un po' di alghine in questo angolo e infilando anche la lancia non ce la faccio ad arrivare fino a lì. Quindi proviamo con questo. Allora, cisterna lavata, l'ho già rimontata, non l'ho collegata perché sono le 2:05, dobbiamo ancora pranzare e apre anche Cerro, la ferramenta dove dovremo andare a prendere i pezzi. Quindi dopo prendiamo un pezzo di focaccia al volo, qua ce lo mangiamo così, un pezzo di pizza. E se no dove vai? Siamo qua, devi andare a Savona avanti, Andrea? No, stavo pensando se c'era tipo un self-service qua. Ah, vado. Primo, se qualcuno che fa qualcosa sempre, una trattoria. Ormai alle Quella 2. di Quigliano, mi sa. Vedi, devi andare a Quigliano, trattoria Quigliano. Quella sulla strada, sai, Pilalunga, non Pilalunga. Dal tabaccaio lì da Matteo, lì come si chiama? Come in Piazza dell'Orso? Da Rosi? No, prima, che non ci sono mai entrata lì dentro. Dove abita mio cugino prima? Oh, non mi ricordo. Ah, la Pergola. Però Non ci sono mai andato. Vabbè, ora vediamo come si evolve la situa. Niente, alla fine abbiamo preso un pezzo di pizza e una Coca-Cola da Rotondo. Così facciamo al volo. Potevamo risparmiare se prendevamo l'arancino. 25 euro, 6 pezzi di pizza e 3 Coca-Cola. E il pezzo di focaccia con la Nutella. Le cusci. Bellino. Oh, il mio coscetta di pollo. Buon appetito! Pranzo oggi un po' molto spartano. Tra cisterne in mezzo, non c'è il tavolo. Buon appetito. Buonissimo. Jessica mi ha detto, 24 euro, andavamo al McDonald's, spendevi praticamente uguale. Sì, è vero. Però non so se è più salutare meglio questa che l'hamburger. 2, 4, 6 pezzi di pizza, 3 bottigliette di Coca-Cola vera, senza acqua e ghiaccio. E il pezzo di focaccia Nutella. 25 euro. Al McDonald's noi spendiamo intorno ai 30 euro quando andiamo più o meno. Una giornata intera per fare sto lavoro. Abbiamo finito di mangiare, sono andato a prendere i pezzi per la cisterna. L'ho messi che sono tutti sotto. Ora l'ho posizionata, ma anzi bisogna toglierla. Praticamente questo è il pezzo nuovo che ho fatto, tutto in plastica. Qui c'era per scaricare la cisterna e qua perché andava in circuito. Qui c'è il troppopieno e qua c'è per caricarla dal bocchettone. Ora però prima di montarla bisogna andare a riempirla per vedere che non ci siano perdite da qua. Quindi vamos. Siamo andati all'autogrill, ma è chiusa l'area di carica e scarico per i camper, quindi tanto per cambiare. E quindi niente, ce ne dobbiamo andare ad Albisola e ci facciamo il carica e scarico là. Io volevo farlo qua perché era più comodo, però vabbè, pazienza. Poi magari ci fermiamo da qualche parte, vediamo. Ha smesso di piovere, speriamo che regga. Perché il tempo bello non è, però danno questo tempo qua. Ma già che non piove un terno all'otto. Test fatto e non c'è perdite. Ora l'ho collegata, ho collegato anche i troppopieni. Ora bisogna cambiare quello della pompa lì e poi fare il test di riempimento. Vuoi vedere se ti basta? Sì, ha voglia. Sostituito anche il tubo che parte dalla pompa e va alla cisterna. Tutto in regola. Incrociamo le dita e andiamo a fare il carico. Anche fuori è tutto a posto, tutto nuovo, tutto in ordine. Apriamo l'acqua e speriamo in bene. Io ho aperto, Sta iniziando a entrare,
Facciamo le dita, ci vediamo dopo. Dopo svariati tentativi, perché con l'acqua sempre la goccettina che cade, che rompe le scatole, ce l'abbiamo fatta. Ho rimontato tutto, ora Jessica sta dando una bella pulita alla cabina, abbiamo lasciato libero il carica e scarico, il Christian sta monopantinizzando un po'. L'aria è completamente vuota, ci siamo solo noi, non c'è nessuno, e quindi ne approfittiamo per fare un po' più di pulizie, se dobbiamo usare un po' più di acqua, che non rompiamo le scatole, quindi facciamo un po' di ripristino a casa su quattro ruote, che ne ha bisogno, come sempre, perché noi alla fine non ci facciamo mai mancare niente, però è giusto fare anche pulizia e manutenzione a casa su quattro ruote. Direi che siamo a cavallo, sono contento, ce l'abbiamo fatta, abbiamo di nuovo una bella autonomia e boh, ora ripristiniamo tutto, mi faccio anche una bella doccetta, così siamo a posto e poi boh. Già che siamo qua, ne approfittiamo, visto che ormai purtroppo la stagione del condizionatore mi sa che è finita. Ci diamo una bella pulita sia ai filtri che a tutto il resto, così un altro anno in teoria è già pronto all'uso e lo lasciamo bello pulito e in ordine. Fatelo anche voi, se fermate il vostro mezzo e non lo usate più, soprattutto il condizionatore in questo caso, pulitelo già per il prossimo anno almeno. È un lavoro in meno che vi trovate da fare, o comunque lasciare il mezzo in ordine e pulito è sempre meglio che lasciarlo lì 6 mesi poi che si sporca. Filtri lavati e li rimontiamo. Doccia fatta, siamo tutti belli puliti, ci andiamo a fare 2 passi in quelli di Albisola. Stasera la cena la saltiamo perché oggi abbiamo mangiato, che era alle 3 del pomeriggio, la pizza alla fine ci è avanzata poi un po' lì, ci abbiamo fatto anche merenda, quindi siamo pieni. Anche il bro non vuol mangiare, quindi ci andiamo a fare 2 passi. Ci vediamo a rientro perché c'è già buio e quindi non si vedrebbe niente, tanto siamo in bassa stagione, non c'è più un cane in giro per Albisola. E poi però dobbiamo spostarci. Sì, poi andiamo a dormire o a Quigliano O l'Eurospin, vediamo. in mezzo a una strada. Secondo me è meglio perché l'Eurospin non è stato ieri No, sera. quello lì pazzo fulminato. Non gliel'abbiamo L'abbiamo fatto vedere, vero? C'era uno che è arrivato col camper e iniziava a girare a manetta. Siamo un pazzo Sì, sì. scatenato, cioè c'ha un C for Transit. Se 2.5 ispirato a anni degli Con 80. tutte le bandele staccate, Sì, le sì. finestre che si aprono mentre va, No, un Sprinter. pezzi che mancano. Se lo Poi ribecchiamo è sceso con un dal bastone. camper col bastone, faceva sparava a tutti. Madonna, tutti noi. Solo a Cugliava a Savona puoi avere questi esemplari. Siamo tornati a farci la passeggiata e siamo venuti a Portovado all'Eurospin a fare la nanna. Giornata conclusa perché oggi sta cisterna mi ha fatto un po' tribulare, quindi sono un po' arrabbiato che ho perso tutto il giorno per mettere la cisterna praticamente. La sono presa con calma, però mi ha fatto tribulare quella goccettina che ogni tanto usciva, che mi dava fastidio, che non doveva uscire. Quindi niente, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, che dovrebbe arrivare un pannello solare che lo monteremo su un Imerone di un signore di Genova. Vediamo, se si vorrà far riprenderlo lo facciamo vedere, se no vi faccio vedere semplicemente quello che faremo. Buonanotte a tutti e al prossimo episodio. Oggi per fortuna ci svegliamo con il sole, guardate che bello, meno male. Andiamo a prendere carta igienica e Scottex all'Eurospin. Christian è andato a tagliarsi i capelli lì a Vado. Poi andiamo a prendere le cassette da portarle alle poste per vedere, per mandarle indietro se ci chiedono meno che Bartolini, perché bisogna fare il reso. Dovevamo prendere solo la carta e lo Scottex E come sempre ce ne usciamo con 40 euro di spesa. Ora torniamo alla base, posizioniamo tutto e andiamo a prendere le cassettine, così le portiamo indietro. Svizzero? No, Novi. Belli i colori di quell'arca. Camper posteggiato lì, Perché qui oggi è pieno. ho già lasciato Jessica e Christian davanti alle poste con le scatole perché lì è impossibile posteggiare, e ora vado a piedi a fare la spedizione. Non ho fregato il mio posto, questo era il mio posto. Siamo riusciti a restituire le 2 cassette. Quelle 2 cassette io le volevo mettere sotto il camper per avere un po' più di spazi, fare un po' di cose nella testa. Solo che quando l'ho ordinato ho sbagliato io la misura e mi sta bene.
Sono andato a chiedere con Bartolini per restituirle, ma avevano chiesto 60 euro, io l'ho pagate 68 euro. 70 euro quasi, pagate 120, direi che non ci rimettevo le mutande. Niente, ero in lite con il negoziante perché Bartolini non voleva spedirmele senza imballaggio. Avrei dovuto fare un bancale e anche le poste hanno storpiato il naso perché erano senza imballaggio. E io ho detto, guarda che sono arrivate così, per fortuna che in una c'era ancora l'etichetta che non l'avevo neanche spacchettata con scritto poste italiane, quindi vabbè, siamo riusciti a sbolognarle, ho speso 27 euro, quindi nel male è andata bene. Allora, torniamo alla base, già che ci siamo, prendo i cavi, la roba qua che mi serve dal negozio che sarà arrivata e boh, altra cosa meno e via. Allora, partiti dalle poste, andiamo in direzione Officine, che è il centro commerciale lì a Savona, perché devo prendere 2 profili d'alluminio ed dei pezzi di legno per costruire una bambina. Poi ci fermiamo lì a mangiare perché è già mezzogiorno e intanto passiamo a ritirare le medicine mie dalla farmacia. Siamo arrivati alle officine, io sono già andato, cioè Jessica ha preparato il tortino che ora ve lo faccio vedere, che lo ha appena sfornato. Guarda che bello alto. Speriamo che sia anche buono. Ci sono 16 milioni di gradi dentro a sto camper. Abbiamo acceso l'aria condizionata perché si sta cuocendo col forno acceso. Però è bello. Io intanto sono andato a prendere i legni che mi servivano, barre filettate, profili e cose varie. Le mie pastiglie. Questa è 20 euro per tagliarsi i capelli qua. No, me li sono tagliati un botto sopra. Quasi 2 dita ho tagliato sopra. Ma L'ho fatto solo per te perché io non li avrei Ma manco ci credi? toccati sopra. Ma ci credi alle cose che dici? Dille un po' Pippo, ma ci credi a quello che dici? Al tortino ce lo siamo sbranato, ne è avanzato un pezzettino Che ce lo mangiamo per stasera. Ora lavaggio piattini, Pippotto anche sta mangiando la peretta e il kiwi, il monellino. E ora dobbiamo... ci spostiamo, devo andare a prendere il materiale, poi devo mettere... Ieri dove già c'era il buco della cisterna e via dicendo, siccome il buco era un po' più grosso e con il gomito come ora c'è un po' di aria, per non stare a riempire di silicone che è, ho preso una bomboletta di schiuma. È troppa, lo so, però più piccola non esiste, non l'ho trovata al brico, quindi Magari esiste, ma qua sì, non ce l'ha nel brico qua di Savona. Magari pensiamo se ci fosse qualcos'altro, ma no, buchi per fortuna non ne devo tappare. Quando sei sotto guardi se c'è vedi dei buchi, ma non mi sembra. Dietro un pezzettino lì, ma vabbè, lì posso anche metterci un dove passa il ce cavo. Sì, è un puntino, potrei mettere un silicone, non è che... Però ce la metto, ma... Vabbè, caffettino e ci spostiamo. Sistemato tutto, sono andato a prendere anche le 2 staffette per rifissare la tenda qua che si era sganciata, ci ho messo 2 staffette un po' più larghe. Caffettino. Ora Quiliano che hanno consegnato il pannello, top, ritirare il pacco Amazon, top. E poi probabilmente andiamo lì dall'Eurospin che metto la schiuma sotto, mi taglio le staffette, faccio cose, o vediamo. L'Eurospin non è che mi sta più piacendo lì dall'Eurospin. Ho capito, però pure su mattonelle almeno. Vediamo. Primi pacchi presi da mia suocera, sono un po' di centralino, un po' di BMS. Fai il caffettino e andiamo? Ok. Anche il locker ritirato, il regolatore solare. Siamo arrivati all'Eurospin. Ora vado a mettere la schiuma sotto nel buco che è avanzato dalla cisterna. Poi assemblo 2 bambine. Non so dove, come, quando. Bisogna sistemare tutta sta roba anche. Ora ci vediamo anche in quello. Tanto è uscito il Giugettino. Amore, amore, la mia bistecchina lui. La mia bistecchina, sai. C'è la mia bistecchina. Non è che si arrabbia, Monnello. Monnello. Sei una piumetta brutta. Quindi stai facendo il monello, quindi stai facendo il monello. E quando fai così che sei tutto euforico bisogna metterti dentro, se no non ne fai soldi. Cosa si dice? Sì, no, è euforico, guarda. Non sta fermo una... Sta nella pelle. Quando è così bisogna dargli una calmatina. Sì, io ti conosco bene, ormai. Zanzibar. No. Cosa ti avevo detto io? Bisogna dargli una calmatina quando è così. Vabbè.
Tutta la roba sistemata, un po' sopra la cisterna, un po' qua sotto che c'è Jessica. Allora, abbiamo sistemato tutto. Ora vado a sistemare le ultime parti qua. Vabbè, un po' di roba mi serve già domani, quindi la lascio pronta. E niente, finiamo di sistemare tutto qua. Cosa prepari per noi? Un po' di brodo. Un po' di brodino? Il brodino, Già che c'è fa il freschetto. Alexa, temperatura Savona. In questo momento, a Savona Italia, la temperatura è di 21 gradi Celsius. Come avete visto, io a lavoro, Jessica a fare tortellini. È arrivata l'ora di spapparceli, quindi ci sta sedendo a tavola. La bambina è pronta, è in garage a fare la nanna. E i tortellini sono qua pronti. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Ci vediamo dopo. Risveglio dall'Eurospin. Iniziamo subito la giornata, per fortuna che c'è il sole. Bellissima giornata. Abbiamo quell'Imerone lì da fare upgrade con questo pannello. Qui abbiamo tutto il necessario: cavi, scatolette, portafusibili e tutto quello che c'è da mettere. Regolatorino nuovo Victron. Qui c'è già un impianto a liquido 200 A, ma Non fatto come piace a noi. Quindi andiamo a ripristinare tutto quello che è anche l'impianto elettrico, quello che c'è che manca, si sistema tutto. Iniziamo subito perché c'è un po' di lavoretto da fare, quindi banda alle ciance, ci vediamo strada facendo. Magari Jessica vi fa vedere qualcosa mentre prepara, o per Pippo dell'altro vi fa vedere qualcosa dentro, e dopo vi faccio vedere cosa faccio di là, il prima e il dopo. Di buongiorno a tutti, che stamattina non vi ho salutato. Saluta, di un po', ciao. Qua abbiamo mortadellina che direi che... buongiorno. Qua abbiamo Cristian che è in ferie. Io sto editando, Angelo è a lavorare. Ognuno ha i suoi compiti. Vero Pippo? Il tuo compito qual è? Di rompere le scatoline alla mamma? Vabbè, sono le 11:30, per mezzogiorno viene la mia mamma qui sul camper che gli faccio io qualcosa da mangiare, che poi poverina lavora fino a stasera, fino a oggi pomeriggio alle 3:30, ma non ha neanche il tempo di andare a casa a mangiare, quindi gli ho detto ti preparo io un boccone e a mezzogiorno gli faccio trovare qualcosa di pronto. Quindi ci vediamo poi dopo che preparo qualcosa per la mia mamma. A dopo, ciao ciao! Ah, come sempre, se non faccio io il regista, distaccata su 4 ruote, non si ci può fare affidamento. Io ho lavorato. Io cosa ho fatto? Però quando lavoro io registro anche. Io Però no, oggi è stata così. Io quando lavoro non riesco, cioè sono attaccata al computer. Vabbè, Jessica doveva farvi vedere il pranzo della mamma, non ve l'ha fatto vedere. Il pranzo nostro non ve l'abbiamo fatto, non vi abbiamo fatto vedere niente. Siamo nel primo pomeriggio inoltrato, ma perché? Perché Jessica ha dovuto fare da mangiare, ha fatto il video di qua e di là. Cristian, che poteva registrare, non ha fatto niente. Non ha lavorato, Era lui non ha l'unico fatto che niente. poteva registrare, non l'ha fatto. bella la vita così. Poi vuoi bonifico pure. Fai. Sì sì. E io niente, ho montato il pannello al volo al signore, ho fatto il lavoretto. Lui non è venuto a registrarmi, io non vi ho fatto vedere niente, ma tanto era il montaggio di un pannello aggiunto all'impianto preesistente, sistemato un po' il cablaggio e via dicendo, come già avevo annunciato. Ora mi sono fatto la doccia, abbiamo sistemato tutto. Abbiamo conosciuto gli altri follower che anche loro vivono in camper che sono di Torino, e sono venuti un po' giù al mare a farsi, perché lui fa le immersioni se non ho capito male, quindi è venuto a farsi qualche immersione all'isolotto di Bergeggi. Ora andiamo a prendere cosa? Non mi ricordo. Per fortuna io ho preso già la pastiglia delle micrane, mi sta passando ora. Dobbiamo andare su, Già fa la lavatrice. su dai Da detersivi perché devo prendere dei detersivi che ho finito. I Poi calzini la- al Decathlon li devo prendere. calzini, Io devo guardare una cosa al Decathlon. e Cristian poi deve dare una lavatrice, giacca, e lavatrice. poi sicuramente saremo da mia mamma perché se poi domani si parte. Domani si parte? Salutiamo. Beh, non è che si parte, manca andassimo in ferie. Si parte, wow! Vabbè, però già che ti muovi. Sì. Quindi niente, andiamo a fare queste cosine assieme a voi. E ora registrerò io. Motore acceso, si parte. Ciclessi in bocca e via. Cambio parcheggio dall'Eurospin al Molo 844. 1 chilometro. 1 chilometro esatto, Abbiamo sti fatto chilometri. troppo... Troppa strada, ci dobbiamo già fermare. Non stai. Niente bro, non c'è niente bro che ti interessa al Decathlon. Noi abbiamo preso lo Chantecler, altri detersivi. Ora torniamo a prendere i calzini per me. Guarda, questo di noi che c'è dei buoni, mi sa, se vuoi lasciare poi tua mamma. Calzini presi. Ta 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 ta. Io sempre gli stessi RS 500 dell'Artengo, mi trovo da Dio.
spugnosi dentro, belli, taglia media, non sono né lunghi né corti. Presi tra- Jessica se l'è presa anche lei tre. Così butto quelli vecchi che sono Vai consumati. in giro come la gente che mi dice sempre, beh, fai andare in giro tua moglie con i calzini bucati, la vediamo in giro scalza con i calzini bucati. Sì. Ma adesso quasi quasi inizia ad andare in giro scalza. Poi in giro con i calzini. Sì, con i denti, che poi bisogna pagare anche il dentista, mi raccomando. No, il dentista ho già fatto Il preventivo e costa basta. troppo. Non me lo posso permettere. Oltre a tutti i detersivi abbiamo preso anche questo farino qua che serve praticamente sfera per asciugatrice, più profumo a biancheria. Praticamente c'è una sfera di gomma plastica, dentro una spugnetta si ci mette il profumino, che ne abbiamo già preso anche uno di scorta, e ti profuma la roba quando la metti nell'asciugatrice. Speriamo che profumi poi bene, tutta bella. Quella l'orchidea è buona. Questo qua che c'ha dentro non lo so, ora lo assaggiamo, lo beviamo. C'è il ring, profumo lunga durata, adatto a tutti i tessuti. Buono? Buono che questo. Cioè, di fresco. Buono. Visto che è ancora più o meno presto, ci andiamo a tirar via anche la lavanderia, così almeno partiamo con tutta la roba bella pulita e profumata, e poi andiamo a mangiare da mia suocera. Salutiamo e via. Giusto? Il pollo fa stasera. Coi peperoni, come piace a Non me. lo so, il pollo. Se lo fa Corrado no, perché a lui non gli piacciono i peperoni. Non lo so come lo fa. Come lo fa, sempre buono. Lavatrici fatte, abbiamo già fatto un'asciugatrice. Ed è pronta, cioè beh, l'asciugare l'abbiamo messa tutta a asciugare, ne abbiamo fatte due. Però qua c'è ancora però questa è ancora umida e le abbiamo buttato ancora €1 e dobbiamo muoverci che ci aspettano a mangiare perché bisogna mangiare all'alba. Sì, mia madre mi ha dato Poi Corrado va a lavorare, allora bisogna mangiare presto. Finita la lavanderia, ci ricamminiamo dal camper, ce l'abbiamo fatta, siamo entrati col sole. E siamo con la notte. Siamo entrati che erano le 5:30 mi sembra. Sono le 7. Le 7. Tu dimmi se io non devo mettere la lavatrice e l'asciugatrice in camper per perdere tutto sto tempo. Oltre al sono costo. 30 minuti di lavatrice e abbiamo fatto 30 minuti di un'ora. Più il tempo che parte e via dicendo, un'ora e mezza la perdi. Sì, tra poi piegarla, E vai poi avanti, ci metto Andrea. un po' di più di 30 minuti, un'ora e mezza ci vuole. E adesso metteremo anche la lavatrice, dai. Sì. Anche perché ho visto un video di dei ragazzi che è un anno che vivono anche loro in camper, giovani, e hanno fatto i conti, sono 1.000 € all'anno che spendi di lavanderia e self-service. Ci ripaghi no, Ci compri la lavatrice. a voglia. Quella lava e asciuga. Quella era piccola, bisogna organizzarsi bene ora come fare il tutto. Che semu? Aspetta che mi metto 2 crocchini. A Pipotto, al mio bambino. Ah, bisogna ricordarci le crocchette. Guarda dove le butta le ciotole. Che monnello. Ok. Perché sei così monnello? E adesso mi morde, devi metterci la mano tu, perché sennò mi morde. Monnello. Ok. È un bimbo monnello. Allora, siamo andati a mangiare, siamo tornati al camperozzo e ce ne siamo venuti qua a Portovado, all'Eurospin. Abbiamo preso le crocchettine di Bernice che l'avevamo lasciato dal mio suocero, che avevamo trovato con l'offerta dei 2 sacchi al prezzo di 1. Tiri fuori. E chi si ricorda è perché ci segue veramente. Ora facciamo fare la pappa Bernice. Un attimo, Tiriamo fuori il pappagallino. Ho ritirato un pacchetto Amazon che, visto che ora dobbiamo ricaricare la cisterna da sopra, dovrebbe andarci bene. Ho preso questo tappo, quello con l'attacco della carica rapida. Dovrebbe andare bene per il nostro, se no lo diamo indietro. Adatore llenado de agua, waffa, camper station. Arriva da Germania. Non so cosa serve il tubo, però vabbè.